Interrompiamo i video delle vacanze in Umbria per questa settimana solo per condividere, per farvi vedere Bagni di Vinadio, dove ci sono 3 aree sosta, un campeggio. Siamo a 1200 metri, ci è piaciuto un sacco e niente, volevamo condividerlo con voi. Siamo scappati dall'AFA Savonese e giù c'erano 38 gradi, sì che c'era un po' di vento ma troppi. E siamo a Bagni di Vinadio questo weekend. Ci avevano dato notizie di quest'area sosta che era molto trascurata, con l'erba lunga, sporca. Io non vedo nulla di tutto ciò, anzi c'è anche un rubinettino che funziona. Domani andremo a vedere il carico e lo scarico. C'è scritto che si paga 11 euro ogni 24 ore. In comune ci hanno detto che non c'è gestore, che al momento non si paga, ma a questo punto non ci capiamo più niente. Laggiù c'è il campeggio dove volevamo andare, sapendo che quest'area non era diciamo agibile, e invece l'abbiamo trovata agibile. E niente, comunque il campeggio era tutto pieno e siamo venuti qua e siamo anche contenti, ci piace. Conoscevamo già questo posto perché siamo già venuti qua anche in camper, sì, anche se la strada non è proprio fantastica. E niente, dormiremo con il rumore del fiume sui cunei. Tutte le volte che ci mettiamo sul cuneo mi sembra di essere in bolla, poi niente, ce n'è sempre un po' che ci manca. Ok, adesso vediamo, perché poi riscende sempre un po'. Allora, qua le piazzole sono ben delimitate, comodo, c'è fresco. Mi sa che stanotte dormiamo con la copertina, che bello. Ecco, con la luce del sole anche meglio. Qua c'è le panchine che abbiamo visto ieri sera, c'è anche il posto per fare un po' di griglia, il carico e lo scarico che ieri sera abbiamo visto al buio, al quasi buio. Anche qua fa caldo oggi, devo riprendere. Ci stiamo facendo un primo giro con i cagnetti. Qua dobbiamo stare attenti che passano le macchine. Allora, di qua si va al campeggio, che è proprio attaccato qua all'area sosta, e si va in un parcheggio, almeno così abbiamo visto sull'applicazione. C'eravamo stati in macchina ma anni fa, sinceramente non mi ricordo. È un parcheggio dove sono consentiti anche i camper. Ora andiamo a vedere. Qua c'è una bancarella, formaggio, pane, miele, frutta e verdura. Formaggi, interessante. Che belli. Molto. Questo qua è il campeggino. C'è carico scarico. Ecco, proprio davanti allo scarico. Molto ordinato, carino, bello. Dopo guardiamo cos'hanno. Sentivamo questo buon odore di cacca di mucca, di alta montagna, bella però, Strepeis
Frazione di Vinadio, siamo a 1281 metri, siamo a 5 minuti dall'area sosta a piedi. Allora, qua c'è una creperia, albergo, ristorante, bar. Ah, qui c'è parte una pista di fondo, credo. Sono delle casette carinissime. Anche qua i camper possono parcheggiare. Oltretutto abbiamo chiamato anche in comune. Non sono gestite queste aree come gli altri anni, ma c'è un bando di concorso e quindi presto verranno assegnate. Queste mi sa tanto che una volta erano tipo delle casermette o cose del genere. No, vabbè, ma c'è uno scarico anche qua. Ma forte. Tra l'altro è tutto pulitissimo, sia qui che dove siamo noi. Vediamo se funziona. Assolutamente sì, con un getto fortissimo. Quindi anche qua scarico e carico funzionante. Qui siamo oltre il campeggio. Lavatoi per i piatti. E ci sono anche i bidoni dell'immondizia di fronte a questa area sosta. Ci siamo fermati alla bancarella che abbiamo visto prima, qua sulla strada. Abbiamo comprato le ravioles, che sono, diciamo, uno gnocco, anche se si chiamano ravioles, della Val Varaita, che è la valle qua vicino, ma a noi piacciono molto, le abbiamo trovati e ce le siamo prese. E poi una toma da scioglierci dentro, perché questi qua si mangiano con burro e toma sciolta. La toma è un formaggio ovviamente qua piemontese. Dingo mi sta tirando. Allora, per i camminatori, tra l'altro di qua partono un po' di percorsi, non tantissimi, ma ce n'è un bel po', vero? Si arriva anche a questo rifugio a 2100 metri. Per me è utopia, ma vabbè. Comunque paesaggi e posti meravigliosi. Qua c'è una mappa di tutti i sentieri che si possono fare e siamo qua proprio a inizio paese.
Il paese si snoda su di qua, il piccolo borgo si snoda su di qua si va all'area camper. C'è una strada che costeggia tutto giù il fiume per arrivare alle pozze d'acqua calda che adesso vi faremo vedere. C'è parecchi posti veramente dove si arriva alle pozze e ce n'è alcune dislocate qua e là, anche perché lo stabilimento termale è chiuso dal 2015. Tra l'altro mi ricordo che c'era venuta mia zia, mi diceva che era un po' maltenuto, aveva bisogno proprio di un risanamento, c'era il muschio nella piscina eccetera, e infatti poi l'avevano chiuso e il problema è che poi sono aumentati probabilmente i costi per la ristrutturazione, per delle nuove normative e quant'altro, e fatto sta che è ancora qua tutto fermo. Peccato, perché l'acqua di questa sorgente, di queste terme, sono favolose. Allora, qua c'è un sentiero in mezzo alle ortiche e visto che Luca in camper hai dei pantaloni lunghi, dopo ti fai un giro, sicuramente porta giù al fiume e alle pozze d'acqua calda. Allora, qui c'era una scala, l'hanno tolta, c'è un odore terrificante, però ve lo dico, mamma mia, sì, l'hanno tolta la scala. C'è il sentiero, però è molto meglio di quella scala che avevamo fatto anni fa. Eccole lì, belle, bellissime. E stranamente sono deserte. Occhio che c'è una macchina. Anche laggiù vediamo un altro sentierino che arriva. Beh dai, le hanno fatte più agibili, perché comunque la scala che c'era era veramente... Si chiama Passeggiata Fontana Medico. Passeggiata Fontane Medico, ecco. Bello, ci veniamo? Facciamo la puccia. No, ma io coi cani magari no, dai. Abbiamo trovato questo sentierino che è un po' meno orticoso. Bello, siamo in mezzo alle farfalle, le api, che bello. Lì c'è il fiume. Siamo arrivati alle pozze. Urca. Calda? Ma proprio calda. Forte. L'inverno è piacevole, sicuro. D'inverno sì, in effetti con il caldo che abbiamo patito in questi giorni. Bella la mia patina, ma sei tutta bella. È quella la sorgente dell'acqua calda, vero? Fuma. Che bello! Ah, ma qua ti ci puoi mettere! Sì. Dai, che figata! Fammi loro. Ma bello qua, sta a vedere, ci cado. Guarda che acqua è proprio fumante, se pensi che c'è... Comunque, cosa siamo già? 24-25 gradi. 24 gradi. C'è un po' di muschio, ma è normale. Sono comunque naturali, qua è tutto nella natura. Guarda, lì esce, è un altro sbocco di acqua. Magari ce ne saranno altre più giù. O più su. O più su. No, più su non credo, perché se la prima delle terme è lì. Siamo tornati all'area sosta, sempre dalla strada, e subito qua troviamo un anfrattino dove andare a pucciare anche i piedi nell'acqua fresca. Bello qua, Zola, non tirare. Ah, che bello, guarda, c'è una mini spiaggetta.
Ci andiamo a fare un caffè, poi vengo a mettere i piedi, a rigenerarmi un pochino qua. Qua fuori si sta veramente bene, sì, temperatura ideale. L'unico problema veramente le mosche, perché siamo a un'altezza, tra l'altro c'è pieno di pascoli in giro, quindi ci sta anche. Però è rilassante. Non vedo l'ora di mangiare. Che ora è? Sono le 11 Le 11 meno 5. No, perché i ravioli è tantissime. È da quando siamo andati in Val Varaita che non li mangiamo. Li avevamo... No, l'ultima volta in camper, quando ancora si poteva parcheggiare nel parcheggino sotto il Colle dell'Agnello. Cavolo, ho le scarpe da rocce a spiaggia. Dammi una mano che mi appoggio. Occhio perché le pietre sono tutte ammuffite. Sì, al massimo scivolo, così mi spacco sì. anche un'altra spalla. Se no. Siamo a posto. Ah, che bello. Violetta. Lingo? Nel loro habitat. Allora, preparo il sugo, anzi più che sugo è tipo una fonduta di toma, facendo sciogliere del burro in padella e poi sciolgo queste due tome differenti, un burro normale, quello biologico. Ecco i ravioles della Val Varaita, anche se siamo in Valle Stura, con la fondutina di toma, buoni. Che bel vento che c'è. Ora facciamo un giro in centro, vediamo se arriviamo alla chiesa, vediamo se è aperta, se c'è una piazzetta, un qualcosa. È un borgo, è una frazione questa di Vinadio, quindi non penso ci sarà molto. Però intanto smaltisco il pranzo. Laggiù i camper, piccoli piccoli. Ora inizia a scendere, di qua si vede anche l'altra area camper, oltre che una parte del campeggino, e niente, si è riempita anche quella, direi. Qua in cima al paese siamo a 1300 metri, giù 1200 qualcosa, adesso 1230. Comunque il dislivello non è tantissimo.
adesso è discesa. Siamo tornati qua in frazione Strepeis, nell'altra area sosta, e notiamo che si è riempita proprio all'inverosimile, anche con macchine, tende. E poi c'è questa che non è segnalata, ma bella in solitaria, c'è molta meno confusione perché la gente probabilmente non la conosce, c'è anche delle tende. È bello questo spirito, diciamo un po', come dire, libertino che c'è in Vallestura. Speriamo che non cambi perché Più che libertino è proprio pro camper. Pro camper, pro turismo. Pro birre. Pro birre. Occhio, macchine, moto, pro traffico. Che stress. Come tenere in fresco le birre. Sì, bello, questo la prossima volta voglio venire qua. Sì. Bello bello perché è più defilato, più tranquillo. C'è quel buon odorino di cacca di mucca che sa di montagna. Vedo tanta cacca di mucca, sento l'odore ma non vedo le mucche. Saranno più su al pascolo perché in effetti fa caldo. Oh, fermi tutti, mi squilla il telefono. Fermi la zona. Pronto? Ciao. Le prime 3 zucchine, tienitele. No, mamma, portale a casa. Luca, allora, questi qui hanno semi-camperizzato la Dacia Logan, la Duster che abbiamo noi, la mia è più grande e potremmo pensarci a dei weekend alternativi in macchina. Certo. Camperizzato, senza bagno. Comodo. Allora, considerazioni del weekend positivissime, nonostante la moltissima gente che affollava questo posto. Le 3 aree sosta direi assolutamente promosse. Non è passato nessuno a riscuotere perché appunto non c'è ancora l'appalto della gestione, ma in comune ci hanno detto che è una questione che verrà risolta a breve termine. Infatti qui non troviamo i bidoni della spazzatura, ma non importa perché la portiamo un po' più giù. E per il resto niente, abbiamo dormito bene, al fresco, l'acqua buona e ora niente, ritorniamo perché domani è lavorativo e abbiamo da bagnare l'orto, da fare un po' di cose. Dopo la passeggiata siamo tornati al camper, abbiamo mangiato, riposato, fatto ancora un po' di puccia di caviglie nell'acqua fresca del torrente, io e i cani, i piccoli, e
niente, carico scarico, anzi no, solo scarico perché andiamo a casa e ripartiamo. Ci fermeremo alla fine del paese di De Monte perché c'è un consorzio latteria dove fanno dei gelati buonissimi e la domenica sono aperti. Caseificio Vallestura, vendita formaggi e gelato, fermata per il gelato. Wow! Che gusti hai preso? Tutto crema, Sì. crema e fior di latte. Wow! I gusti proprio più derivati dal latte. Sì. Niente di che. C'era un volatile. Quale vuoi? Incominciamo con fior di latte e crema, poi vediamo. Diciamo che salgo, poi... Sì, cominciamo che spegniamo e mangiamo. Spengo sta cosa.